Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo dedicato al lavoro e alla situazione economica dei mesi gennaio, febbraio e marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi che andrò ad usare e i link per acquistarli. Infine vi invito a iscrivervi e abbonarvi al canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo col momento della scelta. Fate un bel respiro, concentratevi, prendetevi tutto il tempo che desiderate. Come prima scelta, quindi il primo mazzo, abbiamo il Diaspro Legno. Il secondo mazzo abbiamo la Chiastolite e poi il terzo mazzo abbiamo l'Agata Muschiata. Se vi sentite attratti da più scelte, allora vuol dire che ci sono più informazioni da assimilare e attendere. Quindi dopo che avrete scelto il vostro mazzo, noi ci vediamo per ogni singola stesura. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il primo mazzo, quindi siamo pronti per affrontare questa prima lettura contrassegnato dal Diaspro Legno. Lo possiamo mettere qui e noi continuare a procedere. Questo è il mazzo Ethereal Visions e insieme andremo a scoprire il lavoro, le finanze, tutte le questioni legate al denaro, a dei progetti importanti che richiedono sì tempo, pazienza, però soprattutto investimento di denaro ed energia personale. Partiamo proprio con il mese di gennaio. Mese di gennaio troviamo subito questa meravigliosa forza che parla di coraggio, di dedizione, di attenzione, di cura, sia a livello razionale soprattutto, ma sia anche perché dovete cercare di risolvere alcune questioni abbastanza importanti e delicate. La forza vuol dire che voi avete questa determinazione, avete il coraggio e quindi potete sfruttarlo al massimo. Magari un occhio di riguardo deve andare in tutte quelle situazioni di tensione, dove magari sapete che alcuni sentimenti, alcune emozioni possono prevalere su alcuni aspetti e allora quindi in alcune circostanze bisogna proprio prendere il controllo e cercare di gestire. Ovviamente le varie indicazioni possono indicare le spese, situazioni abbastanza delicate, alcune cose un po' critiche, compromesse a livello lavorativo, però insomma vuole dire che in qualche modo prenderete il controllo della situazione e riuscirete ad ottenere dei risultati, degli ottimi risultati. Infatti qui abbiamo il 9 di coppe. Perfetto, perché indica soddisfazione, indica felicità, ottenimento e anche possibilità di poter festeggiare, condividere. Siccome non è solo legata alle questioni pratiche proprio in questo ambito, diciamo, di lettura, riguarda principalmente un ottenimento di un qualcosa che avete fatto precedentemente, quindi magari fateci caso, forse proprio la forza vuole dirvi di resistere, di continuare a procedere in un certo modo, consapevoli che poi riuscirete in qualsiasi cosa. Poi troviamo la carta degli amanti, molto interessante perché forse proprio per la fine del mese vuole dirvi che riuscirete ad avere quella possibilità di compiere scelte importanti oppure di portare pace, armonia, equilibrio, magari in alcune relazioni lavorative o soprattutto quelle dove di base ci sono delle dinamiche legate sia al lavoro
lavoro certo, ma anche al denaro stesso. Quando si riporta a equilibrio, magari c'è collaborazione, c'è intesa, possono entrare dei soldini che magari qualcuno, vi doveva, può esserci un nuovo patto, nel senso un contratto, una specifica richiesta interessante. Quindi direi che per chi ha il lavoro, sicuramente alcune cose che avete sviluppato precedentemente avrete possibilità di ottenere i vostri risultati e quindi poi capire e comprendere come procedere e andare avanti. Per chi è in cerca di lavoro, queste carte stanno ad indicare che molto, molto probabilmente sono alcune cose che avete fatto e che riuscirete ad ottenere, nel senso, questa carta è legata spesso anche ai contratti, agli accordi, alle collaborazioni che vengono proprio, stipulate, quindi potete aspettarvi, ad esempio per chi ha già fatto sta facendo un momento di prova, di studio, è un qualcosa che va a consolidarsi. Potreste ricevere una proposta, potreste ottenere delle risposte, interessanti, quindi direi che si tratta di un mese abbastanza proficuo. Per il mese di febbraio troviamo subito questo fante di bastoni, un po' particolare come carta perché, come potete vedere, c'è, questa figura che sta osservando, il bastone stesso, e cioè che, prima di, procedere in un certo percorso si ha bisogno, di, stabilire delle cose e soprattutto quello che si ha a disposizione in questo momento. Quindi, per chi, magari, ha fatto delle scelte, vuole iniziare qualcosa, in realtà questo potrebbe essere il momento giusto, però dopo aver osservato, valutato e magari anche, riflettuto su alcune circostanze e proposte, che riceverete. 2 di coppe, molto bella anche questa carta, perché se per certi aspetti, vediamo evoluzione, sviluppo, una certa continuità, alcune cose che si vanno a consolidare, addirittura a partire proprio dalla fine del mese precedente. Questa è, tra virgolette, "molto simile", nel senso, di unione, di accordo, di trovare un equilibrio, e quindi un qualcosa che, potrebbe, cambiare totalmente qualche aspetto della vostra vita, anche perché c'è la torre. In realtà non deve spaventare perché, essendo un ambito abbastanza, positivo, anzi, giusto per chiarezza, io tirerei una carta per cercare di andare a specificare questa torre. Troviamo il 4 di denari, appunto, giusto per capire un po', il suo significato, come indirizzarlo. È vero che spesso può suggerire un fattore di crisi, magari un momento di passaggio che potrebbe essere una spesa imprevista, un qualcosa di inaspettato, però in realtà, non è così tanto negativo, o quantomeno il 4 di denari ci fa capire che, riusciremo a portare equilibrio. Una spesa imprevista, ad esempio, e allora invece si riuscirà a non andare ad intaccare i nostri risparmi, quindi, non essere una cosa eccessiva. Oppure, magari se si tratta di, un qualcosa di inatteso, di una proposta, di, un'idea, magari che, aspettavate, in realtà si può trattare anche di una soluzione, di un colpo di genio, di un'illuminazione che può arrivare all'improvviso, può essere determinante per voi, per i vostri progetti futuri e per i vostri, risparmi. Quindi direi che anche questo mese sembra essere abbastanza positivo e costruttivo, quindi se alcune cose magari, nel mese precedente sono in corso d'opera, nel senso si avvia un compromesso, una trattativa,
può essere anche per qualcosa che dovete vendere o acquistare, allora si può giungere a un accordo proprio verso la metà, del mese. Quindi per chi ha il lavoro, osservare, valutare, per bene nella prima parte e poi cercare di prepararsi, come abbiamo visto, a queste eventualità, vi aiuterà a gestire le cose. Ovviamente di comprendere e capire che cosa può voler dire per voi quella torre. Quindi abbiamo parlato di imprevisti che possono essere negativi e quindi già voi cercare di gestire alcune cose, oppure possono essere quegli imprevisti totalmente positivi che però vi vanno a sconvolgere un po' i piani e magari, ad esempio vi fanno delle proposte allettanti che voi volete accettare e invece poi arriva un'altra, ancora, più interessante. Qui secondo me potete trovare proprio delle indicazioni giuste, oppure magari questa può essere una cosa totalmente diversa, può riguardare una vostra passione, una cosa che magari, si desiderava da tanto tempo, però arriva in un momento abbastanza, delicato. Passiamo adesso al mese di marzo, dove troviamo la carta della morte. Effettivamente questa indica quel passaggio determinante. Consiglio sempre di prendere con le pinze quando escono carte del genere perché, come vi dicevo, non sempre sono negative, a volte sì, è vero, possono essere negative, ma perché stanno andando a sottolineare un nostro momento di cambiamento, di passaggio e che quindi se le cose non ci soddisfano e non vanno bene abbiamo l'opportunità di trasformarle a nostro vantaggio e per il nostro benessere. Quindi che cosa può voler dire per voi la carta della morte? Magari andiamo a dare un'ulteriore specificazione con la carta del carro. Ecco, qui può voler dire, trasferimento, qualcosa che riguarda un ulteriore passaggio della vostra carriera, può essere una proposta. Trasferimento assolutamente sì, magari da un luogo a un altro, da una sede a un'altra, o uno step successivo della vostra carriera, un aumento. Per altri il profondo cambiamento della morte può riferirsi anche a un cambiamento totale, e cioè trasferimento in un'altra città o addirittura valutare di lasciare andare il proprio lavoro per cambiarlo. Quindi come vedete ci sono vari livelli, varie possibilità di cambiamenti. Se invece volete mantenere il vostro lavoro come passaggio, questo potrebbe essere un altro tipo di viaggio, magari di staccare dalle vostre cose, può essere una pausa di riflessione, può essere un nuovo passaggio nel senso di investimenti, di valutare, di fare degli acquisti o un altro tipo di lavoro che vi appassiona, che vi coinvolge, quindi di continuare a procedere con certe cose, però di andare a cambiare altri aspetti, sempre che hanno a che fare con il denaro, come vi dicevo, proprio questioni di investimenti di energia e tempo ed edizione che magari potete concentrare su voi stessi. E ce lo dice in realtà anche il 6 di spade. Ecco perché mi ero soffermata su questo aspetto, perché un po' come il carro è il viaggio e il percorso, è lo spostamento verso anche dei miglioramenti o un qualcosa che noi desideriamo. E poi infine troviamo il 9 di bastoni. E beh, dopo un po' di tumulto e di cambiamento, allora è normale che ci troviamo, nella condizione 9 di bastoni, dove dobbiamo riposarci, dove dobbiamo ricaricare, le nostre pile, ma, non solo, ovviamente, potremmo sentirci un po' spenti, un po' affaticati, quindi assecondate anche i vostri ritmi, cercate
comunque di essere attenti, essere vigili, quindi è vero sì riposarsi, però allo stesso tempo osservare, valutare, perché non si sa mai, qualcosa potrebbe esserci lo stesso. Quindi determinazione, cura, attenzione, però occhio anche a riposarvi, a staccarvi, perché questa è la condizione giusta che vi permetterà non solo di andare a fare il punto della situazione, ma magari anche a stabilizzare, a consolidare tutti questi vari cambiamenti e passaggi, e quindi poi prepararvi a questa nuova fase, anche e soprattutto di continuazione. Come vi ho detto, ci sono varie indicazioni che, essendo una stesa generica, dovete assolutamente valutare in base a quello che state vivendo. Ad esempio, per chi, come ho detto, vuole cambiare il lavoro, vuole fare proprio questo grande passaggio, può avvenire qualcosa all'improvviso, anche un'occasione interessante verso febbraio, verso la metà, soprattutto fine, forse qui c'è proprio la possibilità di farlo praticamente, e quindi spostarsi e cambiare. Se invece volete mantenere il vostro lavoro, potrebbe esserci un ulteriore lavoro o anche un hobby, una passione, magari possibili nuovi investimenti. Quindi qui ci sono tutte le indicazioni che trovate per cercare di affrontare questi mesi. Adesso passiamo alla lettura successiva. Ovviamente, se vi sentite attratti da le altre scelte, ci vediamo dopo, altrimenti io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la seconda stesura. Troviamo qui la nostra chiastolite, e con il nostro Telema Tarot andremo a vedere come andrà la vostra situazione economica, quindi parliamo di lavoro, di denaro, e tutte le informazioni che vi possono essere utili. Iniziamo proprio con gennaio e la nostra prima carta, il 9 di spade. Può essere un po' difficile da digerire questa carta, perché spesso è associata alle nostre paure, ai nostri incubi e anche a volte alle nostre percezioni, che possono essere eccessive. Se si tratta di questo, magari appunto la carta consiglia di riflettere attentamente alcuni problemi, alcune cose che state sostenendo in questo momento, e di capire se alcune cose sono eccessive, sono ingigantite dalle nostre stesse preoccupazioni, dai nostri timori, oppure effettivamente ci sono delle cose che non vanno e però devono essere affrontate in un modo un po' più razionale. Quindi magari essendo una stesa generica, questo lo ricorderò sempre, capirete voi che tipo di preoccupazione, oppure che tipo di ansia a volte può essere un qualcosa legato non strettamente a noi stessi, però siccome si ha a che fare con questioni economiche, lavorative, magari anche di persone care, di persone vicine, che possono toccare anche noi. E quindi questo è un primo indizio che secondo me però ci fa capire come iniziare, come impostare alcune cose, anche perché poi troviamo l'asso di coppe, un'energia totalmente diversa e anche possibilità diverse, visto che parla di nascita, parla di nuovo inizio, parla di anche nuove possibilità, e quindi molto molto positiva e molto costruttiva come opportunità da cogliere. Da cogliere perché? Per quali aspetti? Magari c'è una nuova occasione di lavoro, o di migliorare quello che stiamo facendo, o anche di sentirci più tranquilli e sereni perché alcune cose sono in fase di miglioramento, diciamo, eccetera. Di sicuro appunto si tratta di quella situazione, di quell'opportunità, è vero, molto molto troppo generica, che però in qualche modo vi fa capire che
che c'è quello spiraglio, c'è quella luce in fondo al tunnel. Oppure potrebbe essere una cosa magari totalmente diversa, che se siete in tensione, in ansia, magari in attesa di alcune risposte, di alcune cose che sono un po' ferme, un po' bloccate, ecco qua, cambieranno totalmente, sia per l'asso di coppe, ma io direi soprattutto per la presenza del carro, legata ai movimenti, agli spostamenti, ai cambiamenti, quelli importanti come nuove conquiste, un nuovo inizio. Spostamento, effettivamente io mi riferisco anche ai viaggi, può essere un viaggio per diletto o anche di lavoro, anche come trasferimento e spostamento, ha tantissimi significati riguardo a queste situazioni. Può essere il trasferimento da una sede a un'altra, può essere un nuovo passaggio, magari con altre mansioni, qualcosa che riguarda la vostra carriera, uno step successivo, un aumento, ulteriore fonte, di guadagno. Appunto, qui, si capisce effettivamente quale tipo di opportunità e quale tipo di nuova fonte ed energia sta per entrare nella vostra vita. Quindi abbiamo già dato una bella panoramica proprio sul vostro mese di gennaio, adesso andiamo ad esplorare il mese di febbraio. Quindi diciamo che le informazioni principali sono queste, che nonostante alcune preoccupazioni, alcune cose bloccate, poi vedrete che le cose cambieranno positivamente per tutti, in realtà, sia chi ha dei problemi, sia anche per questioni e dinamiche lavorative, ma direi anche per chi magari si sta affacciando a un nuovo percorso, a una nuova possibilità, sia lavorativa sia come nuova fonte, di guadagno e miglioramento. Mese di febbraio troviamo il 9 di bastoni, sempre un 9, quindi vuol dire che è un po' l'inizio per voi che, genera un po' di incertezza, di ansia, come abbiamo visto. In questo caso l'incertezza è un po' più legata a una situazione che non ancora è chiara, non ancora è ben definita. Allora siete lì un po', fermi a cercare di capire, di osservare e di vedere come, procedere. Indica anche una fase in cui si è un po' stanchi, si è un po' stanchi e si ha bisogno di, ritrovare un po' di calma, un momento di riflessione o di riuscire a metabolizzare, alcune cose, diciamo, accadute precedentemente, però soprattutto vi sta dicendo: fermatevi, non abbiate fretta di, continuare, procedere su alcune cose, magari appunto prepararvi piuttosto a, capire in effetti scusate, la faccenda della preparazione può essere legata anche a uno spostamento, a un cambiamento, a lasciare andare alcune cose che non hanno funzionato. Molto particolare l'8 di coppe, perché in senso generico spesso rappresenta l'abbandono, e cioè l'allontanamento. Abbiamo tanti significati, e a volte può voler dire, ad esempio nel proprio ambiente, nelle proprie situazioni lavorative, lasciare andare un qualcosa che non sta funzionando, oppure magari di, procedere insomma per conto proprio, perché sappiamo che certe persone o certe situazioni, non ci soddisfano più di tanto, allora quindi andiamo a cercare un qualcosa per farci stare meglio. Oppure stiamo cercando di trovare una svolta, un cambiamento decisivo proprio in questo ambito. Che cosa vuol dire per chi ha pensato proprio di cambiare lavoro, magari questo è il momento giusto, non proprio di cambiarlo, cioè di cambiarlo effettivamente se già da prima vi siete messi in moto
in modo pratico, effettivo, allora qui ci potrebbe essere quella fase di preparazione al cambiamento. Altrimenti potrebbe essere una valutazione, un'opportunità, un qualcosa, dove pian pianino cercare di progettare, di programmare, e poi muoversi in questa nuova direzione. Invece per altri, per chi decide comunque di portare avanti alcune circostanze, ovviamente questa carta può voler dire cambiare atteggiamento, cambiare un qualcosa che, magari vi può far stare, meglio, soprattutto in quegli ambienti un po' particolari, un po' pesanti, un po' tossici, dove purtroppo si ha a che fare con delle persone, un po' così. Magari molti di voi diranno: ce l'ha con me, è vero, io vivo in questa situazione." Però chiudiamo questo mese in realtà con alcune cose che possono essere anche positive, però anche qui troviamo una fase di attesa, nel senso che c'è l'opportunità di cogliere, delle cose buone, dei guadagni, anche un qualcosa che va a migliorare, soprattutto nei risparmi, ma direi anche per chi ha, lavorato e si è impegnato tantissimo, soprattutto precedentemente su alcune cose, quindi abbiamo degli sviluppi positivi. Però attenzione, questa ha un ulteriore significato, secondo me importante, che arriva il momento di andare a raccogliere i nostri frutti, il i frutti proprio del nostro impegno e della nostra dedizione, e che quindi, in realtà, qualcosa potete già prenderla, però, c'è quell'ulteriore informazione che vi sta dicendo: se aspettate, se avete pazienza, più in là c'è la possibilità di far fruttare ancora di più, i vostri risparmi, o se avete fatto un investimento, o se volete prendere un certo tipo di decisioni. Quindi di non aver fretta, se volete svoltare, magari la svolta decisiva può essere soprattutto nei vostri pensieri, nella programmazione, nelle vostre intuizioni da ascoltare, e poi di osservare, di valutare, di andare magari a cogliere quelle opportunità, però con un certo criterio, quindi sempre senza fretta, ma aspettare il momento giusto. Per quanto riguarda poi il mese di marzo, troviamo questo bellissimo 6 di bastoni. Ecco, appunto, questo porta successo, ottenimento, massima soddisfazione, quindi vuol dire che un qualcosa va a realizzarsi e a concretizzarsi, positivamente. In realtà è anche una carta, di apprezzamento di qualcuno che effettivamente si accorge del vostro impegno, del vostro lavoro, delle vostre capacità, anche del talento, e quindi questo può essere terreno fertile per altri sviluppi. Abbiamo il fante di denari e poi troviamo il 10 di spade, energie abbastanza altalenanti per il vostro marzo, quindi vuol dire che è vero che ci sono dei risultati, degli ottenimenti, soprattutto nella prima parte del mese. Ovviamente la parte un po' più ostica è verso la fine, con questo 10, di spade, e quindi magari potersi preparare a gestire, delle spese, degli imprevisti, cioè se voi in realtà già sapete di voler fare un certo tipo di investimento, allora nella parte centrale di, valutare tutto quello che avete a disposizione, però poi di fare determinate cose con criterio, senza, esagerare, senza lasciarvi prendere, da uno slancio, da un qualcosa che effettivamente potrebbe essere eccessivo. Quindi valutare tutto con criterio e con cura. Se invece non vi sentite abbastanza pronti, di, aspettare ancora, quindi di, non agire, proprio per andare ad evitare, delle cose che in realtà secondo me verso la fine del mese non sono abbastanza favorevoli. Quindi pensate a tutto quello che volete fare
e se pensate di farlo verso la fine del mese, meglio di no, meglio fermarsi, meglio concentrarsi sulle cose importanti. Forse questo potrebbe essere anche invece il momento adatto per chiudere definitivamente alcune cose che non sono andate bene, o si ha l'opportunità di affrontare una spesa o una difficoltà di vario tipo e finalmente di liberarsi, appunto come vi dicevo, di chiuderla proprio definitivamente. Magari come vi dicevo per chi vuole proprio fare quei grandi cambiamenti come svolta, come cambio di lavoro, si devono valutare, perché abbiamo visto che possono esserci delle indicazioni, delle opportunità, però poi si deve avere il coraggio, di affrontarle. Altrimenti possono esserci altre possibilità, e che quindi, ecco perché ci si deve preparare, si deve, osservare, si deve cercare insomma quello che fa più al caso vostro. Quindi è vero possibilità di nuovo inizio? Assolutamente sì, anzi secondo me nell'arco di questi mesi potrete trovare, quello che più vi aggrada, quello che desiderate maggiormente. È ovvio che quello che secondo me rappresenta una svolta veramente decisiva e importante è tra gennaio, e febbraio, perché insomma poi ci sono comunque delle situazioni da valutare, da gestire, da essere comunque soddisfatti, ma soprattutto perché il coraggio e il cambiamento importante avviene decisamente prima e poi di andare a consolidare, a migliorare altri aspetti che magari vi portate dietro da un po' di tempo e quindi direi che sono mesi molto, molto intensi per voi. Si conclude qui questa seconda lettura, ovviamente se, se siete stati attratti da un'altra, consiglio sempre di ascoltarla. Io vado avanti con la terza, per quelli che hanno ascoltato questa, magari appunto non ne scegliete un'altra, io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto la terza lettura, dove abbiamo la nostra agata muschiata con il nostro mazzo Yukio Tarot. Andremo a scoprire come andranno questi 3 mesi, ovviamente a livello lavorativo, economico, tutte le questioni legate al denaro, alle finanze, anche magari se avete dei progetti in particolare da realizzare e vediamo tutto quello che vi vogliono dire. Partiamo proprio da gennaio, dove troviamo il nostro Ierofante, il Papa, che secondo me è molto, molto importante e determinante per certi aspetti legati agli accordi, alle mediazioni, ai confronti, soprattutto se ci sono questioni legali in corso o cose che riguardano l'autorità o anche può essere legato a dinamiche lavorative, anche di contratto, di firme, di nuove posizioni e nuovi accordi. Quindi forse ci si deve incontrare, si deve riflettere, si devono e si vogliono magari avviare delle collaborazioni. Questo è il momento giusto per farlo. E poi troviamo il nostro Re di Coppe, bellissima energia di, concentrazione e valutazione, però soprattutto in base a quello che desiderate. Quello che desiderate e quello che volete. In realtà, essendo una carta di corte, potrebbe essere anche una persona, che vi aiuta, che vi sostiene, che vi dà dei consigli e che, c'è, è presente per sostenervi in qualche faccenda, ovviamente a livello pratico, a livello se ci sono altre situazioni in corso. Quindi qui bisogna capire se in realtà c'è questa figura che comunque è pronta, attenta ad aiutarvi, a sostenervi, forse anche solo moralmente o con qualche consiglio,
anche questa è una carta di guida, di consiglio, di ascoltare una persona che ha una certa esperienza, però potrebbe essere anche una vostra stessa energia, cioè quella giusta da utilizzare nelle varie circostanze. Quindi di prendere il controllo delle proprie emozioni, soprattutto quelle un po' particolari, un po' negative e pesanti, e affrontare in un modo sereno, ma allo stesso tempo deciso. E poi troviamo il 9 di bastoni, quindi verso la fine del mese, probabilmente si ha bisogno di fermarsi un attimino o per riposarsi o per riflettere, ma soprattutto per cercare di gestire delle cose che sono ancora attive e che magari state cercando di concludere o di portare avanti, però c'è un po' di fatica, un po' di pesantezza. Magari appunto questo è il momento giusto per riposarsi un attimino e poi procedere, andare avanti. Questo vuol dire che si tratta di un mese soprattutto votato alla concentrazione, alla dedizione di cose che sono già presenti e attive e quindi di andarle a sviluppare in un certo modo o comunque di continuare a perseverare, a fare determinate cose che però avete già valutato o avete trovato come suggerimento, come consiglio da qualcuno in particolare. Per chi magari queste possono essere informazioni utili per chi ha già il lavoro o chi ha comunque degli impegni, delle incombenze che in qualche modo sta portando avanti. Invece per chi è alla ricerca, magari secondo me questa o queste figure possono essere utili, per ascoltare dei consigli oppure proprio farsi aiutare nella ricerca. Potrebbe essere un mese, magari un po' pesantuccio, ma dipende effettivamente da, sia queste persone, sia magari da come avete impostato e come imposterete la vostra ricerca. Se, magari non decidete di fare dei cambiamenti, ma di procedere nello stesso modo, sapete con queste carte che non si vedono grandi novità al momento. Magari invece si può fare qualche lavoretto, si può contare sul sostegno di qualcuno, forse anche a livello economico, però al momento, almeno da queste carte, non si vedono grandi sviluppi. Passiamo adesso al mese di febbraio, dove troviamo il 7 di coppe. Ecco, all'inizio c'è un po' di confusione, un po' di incertezza. Non è negativa questa carta, diventa negativa quando ci si lascia confondere, fuorviare da alcune proposte, da alcune cose che sono troppo allettanti, quindi anche da illusioni. Ecco che ci dobbiamo fermare a capire quali sono i nostri veri desideri, che cosa stiamo cercando, quindi di fare chiarezza con noi stessi. Se vedete, se sentite, o se vi arriva effettivamente una proposta, un'occasione che sembra troppo allettante, ascoltate il vostro intuito, magari c'è sotto qualcosa che non va e che riuscirete a scoprire. Oppure, visto che si tratta proprio di molteplici possibilità e alternative, potrebbe esserci un po' di confusione, quindi essere positiva perché magari veramente ce ne sono tante e dovete cercare di capire quella che fa al caso vostro. Poi troviamo il re di bastoni, anche qui un altro re. Effettivamente, mi posso riallacciare un po' a quello che vi dicevo, le figure di corte che, possono riferirsi a voi e quindi a un certo tipo di atteggiamento, di comportamento da avere per ottenere la massima soddisfazione e per ottenere in concretezza qualcosa. Il re di bastoni ci parla di fermezza, di osservazione e di non intervenire immediatamente, ma comunque di farsi trovare pronti. Questo appunto può essere per voi come modalità di atteggiamento, quindi fiero, sicuro, attento. E poi invece può essere anche una persona, quindi avere a che fare con una persona del genere può essere positivo, può essere costruttivo, perché si tratta anche di una persona ispirante, una persona che propone e che può darvi delle giuste indicazioni. Infine troviamo il 2 di denari.
Qui ci sono 2 possibilità, 2 alternative o comunque fare anche più cose, contemporaneamente. Mi viene in mente che magari per chi ha il lavoro, le cose possono procedere in un modo, alternato, nel senso periodi un po' più tranquilli, periodi in cui magari, come abbiamo detto, è vero c'è un po' di stanchezza, però si sta continuando a portare avanti alcune cose che non sono ancora sistemate, non sono ancora concluse e probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo. Nuove informazioni, nuove indicazioni, ovviamente alcune possono essere totalmente farlocche, quindi inutili, quindi da lasciarle andare, magari di aspettare verso la fine del mese dove potrebbe esserci qualcosa di più interessante. E io direi cambiamenti importanti magari, per chi è in cerca e per chi vuole, magari aggiungere un qualcosa in più alla propria vita lavorativa. Può essere un hobby, può essere un qualcosa che vi coinvolge particolarmente, ecco perché magari di fare più cose in contemporanea, potrebbe essere utile e stimolante per voi. Come dicevo interessante il 2 di denari perché, ci indica la possibilità di sia portare avanti, 2 tipologie di lavoro o di interessi, a volte può essere anche un lavoretto che da solo non ci aiuta, magari abbiamo la possibilità di andare oltre, di fare altro. Invece per altri potrebbe essere, la valutazione, diciamo l'osservazione di un qualcosa che poi potrebbe svilupparsi in modo totalmente diverso, però magari ha bisogno di tempo, sì, di maturazione e di dedizione. Ci sono quei lavori che, soprattutto a livello indipendente, soprattutto se riguarda una nostra passione, hanno bisogno di tanto, tanto tempo e tanta cura. Quindi, una fase in evoluzione, una fase in crescita, soprattutto il vostro mese di febbraio, quindi abbiamo trovato proprio informazioni utili riguardo alle false speranze, alle illusioni, alle cose che sì, è vero, possono essere interessanti, però no alle scorciatoie, bisogna, procedere e impegnarsi su, un qualcosa. E poi per il vostro mese di febbraio, troviamo il 3 di denari, il 5 di coppe, quindi il 3 di denari vi fa capire che già effettivamente può saltar fuori, o una collaborazione interessante o anche una proposta, magari anche delle indicazioni giuste. Indicazioni possono essere consigli, possono essere, altre idee comunque da sviluppare, indica anche, pianificazione di qualcosa. Quindi se c'è agitazione, fermento, troppa confusione ed incertezza, effettivamente questa carta vi sta dicendo che è arrivato il momento giusto di fare chiarezza, di pianificare, di sistemare a puntino il vostro percorso e di procedere. Forse, visto sin dall'inizio, ci sono queste figure di guida, di consiglio, che ci possono indirizzare. Se siete ancora in una fase di studio, allora magari, state cercando di concludere, oppure se già magari lavorate, ci possono essere delle nuove, circostanze per migliorare le vostre stesse, capacità, oppure magari altre tipologie di proposte che in qualche modo avete bisogno di tempo. Io direi di non mettere niente di nuovo, di totalmente nuovo, soprattutto a gennaio, di valutare varie proposte, varie indicazioni per il mese di febbraio, di andare a cogliere solo quelle che sono veramente interessanti. Per il mese di marzo ovviamente l'evoluzione principale arriva all'inizio, quindi come impostate il vostro mese sin dall'inizio, si deve cercare di procedere per cercare proprio di affrontare, la parte centrale che potrebbe, stancarvi un attimino, potrebbe esserci una delusione, potrebbe esserci attesa, alcune cose che proprio non vi soddisfano, non funzionano nel verso giusto. Quando accade questo vuol
dire che o stiamo facendo un qualcosa sempre nello stesso modo e ci aspettiamo un risultato diverso e allora quindi dobbiamo fare dei cambiamenti. Secondo me potrebbe essere questo, perché c'è la carta della temperanza che ci sta consigliando di seguire un po' il flusso, di attuare dei cambiamenti anche in base al nostro essere, le nostre modalità. Magari abbiamo bisogno di procedere pian pianino, senza eccessi, senza grandi turbamenti, ma di prepararci ad una nuova fase, e che tradotto vuol dire che se alcune cose non stanno funzionando o le cose che arrivano magari non vi interessano, non vi stimolano, allora ecco qui quella nuova fase che però dovete cercare di capire, e soprattutto per voi stessi di fare qualche cambiamento a livello pratico. I cambiamenti non sono mai facili, soprattutto quelli che riguardano i nostri aspetti personali, modalità di azione, di decisione, eccetera. Però se ascoltiamo la nostra bellissima temperanza, che comunque ci dice: "Ragazzi, senza scossoni, cerchiamo di moderarci, cerchiamo di muoverci pian pianino, però comunque di fare qualcosa". Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Ovviamente se siete stati attratti da, un'altra lettura potete andare ad osservarla e a sentirla, altrimenti, vi saluto qui e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao.